Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo simpatico sottocchiere, facile da fare, velocissimo, veramente si svolge su 4 giri, quindi è proprio veloce, per riciclare i filati che ci sono avanzati, che abbiamo già in casa. Infatti io ho utilizzato questi filati. Questo è il codogno della Tessiland, questo è un filato che ho preso all'Action e questo è un filato che ho preso al mercato. Sono tutti di cotone ecologico e riciclato, sono simili, quindi li ho messi insieme. Mi piaceva la combinazione di questi colori, quindi ho preso questo che è neutro, questo che è vivace e questo che è tenue. Mettendoli insieme il risultato a me piace tantissimo, però voi siete liberi di usare qualsiasi tipo di colore, qualsiasi tipo di filato, purché siano più o meno dello stesso spessore. Oltre al filato ho usato l'uncinetto numero 4 perché volevo un lavoro piuttosto compatto, bello consistente. Ovviamente un ago da lana, userò questo con la cruna in silicone perché il filato è piuttosto grosso, e un paio di forbici. Quindi andiamo a iniziare il nostro progettino. Prima di tutto prendo l'arancione, inizierò con l'arancione, faccio il cappietto iniziale e faccio 6 catenelle. Che vado a chiudere con un punto bassissimo. Dopodiché salgo con 2 catenelle, 2 è meglio perché resta più unito il lavoro, resta meno buco. Invece con 3 catenelle, le 3 catenelle tendono sempre ad allargarsi e fare un buco o a sollevarsi e non resta il lavoro omogeneo. Quindi una volta fatto le 2 catenelle, che saranno il mio primo punto alto, ne vado a fare altri 19. Devo fare un totale di 20 punti alti in questo cerchio che abbiamo formato. Una volta realizzato il 20° punto, vado a chiudermi con un punto bassissimo, faccio un nodino di sicurezza e vado a tagliare il filo. Stringo bene. Abbiamo fatto il nostro primo giro. Dopodiché andrò a prendere il secondo colore . Faccio sempre il mio nodino iniziale, entro in un punto qualsiasi, magari non entriamo dove abbiamo finito il giro precedente, così almeno non ci sono 2 fili vicino. Quindi entro in un punto qualsiasi, prendo il mio filo, faccio un punto basso e salgo con una catenella, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e faccio un punto alto. Due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, faccio un punto alto chiuso a metà, filo sull'uncinetto, entro in quello dopo, faccio un altro punto alto chiuso a metà. Qui ho 3 anellini sull'uncinetto, prendo il filo e li faccio scendere tutti e 3. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, faccio un punto alto chiuso a metà, di nuovo entro in quello dopo, faccio un punto alto chiuso a metà, dopodiché chiudo tutti e 3 gli anellini insieme. Andiamo a lavorare tutto il giro in questa maniera. Dovremmo avere 10 gruppi di 2 punti alti chiusi insieme, separati da 2 catenelle. Ho fatto l'ultimo gruppo dei 2 punti alti chiusi insieme, faccio 2 catenelle di separazione, vado a chiudermi con un punto bassissimo. Dopodiché faccio un nodino di sicurezza, taglio il filo e tiro. Non badate se resta un po' tirato, dopo si aggiusterà facendo il giro successivo. Prendo il violetto, faccio il cappietto iniziale, entro in un archetto qualsiasi
quindi punto basso, catenella, rientro nello stesso archetto. Nel frattempo mi sono dimenticata di lavorare le codine. È meglio lavorarle e inserirle nella lavorazione, così almeno dopo non sono da nascondere. Quindi qui ho fatto punto basso, catenella e punto alto, che sono 2 punti alti, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto di base e faccio 2 punti alti. Mi sposto nell'archetto successivo con il filo sull'uncinetto, vado a fare 2 punti alti, tre catenelle, rientro nello stesso archetto di base e faccio 2 punti alti. E di nuovo mi sposto nell'archetto successivo, filo sull'uncinetto, 2 punti alti, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto, 2 punti alti e andiamo a lavorare tutto il giro in questa maniera. Finito il giro vado a chiudermi con un punto bassissimo. Con i punti bassissimi mi sposto nell'archetto che ho subito dopo. Salgo con 2 punti alti che saranno salgo con 2 catenelle che saranno il mio primo punto alto e ne farò, e nello stesso archetto ne farò altri 6 per un totale di 7. Fatti 7 punti alti, mi sposto nel terzo punto, quindi 1, 2 e 3, entro qui e faccio un punto basso. Dopodiché filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo, vado a lavorare i 7 punti alti. Fatti 7 punti alti, conto 3 punti, il primo è questo qui, che viene un po' nascosto dai 7 punti alti, conto 1, 2, entro nel terzo e faccio un punto basso. Dopodiché filo sull'uncinetto, vado a replicare questo modulo per tutto il giro. Ho fatto l'ultimo archetto, ora vado a fare l'ultimo punto basso nel terzo punto utile. Dopodiché mi sposto qui in cima e vado a fare un punto bassissimo. Non faccio però il nodino di sicurezza perché sennò si vedrebbe troppo, resterebbe troppo grosso. Vi faccio vedere adesso come ovvio, quindi taglio il filo, non proprio cortissimo, prendo l'ago, qui ho il nodino di sicurezza, qui, entro nel punto successivo, qui, e prendo le costine dietro tutte e due, tiro non troppo,
tiro fino a quando si mimetizza con gli altri punti, non di più. Quindi giro il lavoro, ripasso ancora qualche punto, faccio un nodino di sicurezza e dopodiché posso tagliare il filo. Ed ecco il nostro sottobicchiere finito. Un progettino facile facile, veloce veloce, bello da presentare anche sulle tavole estive, magari sotto un bel bicchiere con una bibita. E per oggi il video è finito, come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche per ogni video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.